Eccoci qua ragazzi, questo è l'inizio per la costruzione dell'Arnia Varré con diciamo non materiale di riciclo ma fondamentalmente i tavelloni maschiati come sono questi, maschio e femmina, lo faccio vedere, eccolo qui, e che è un sistema abbastanza economico soprattutto per chi non ha particolari attrezzature come la pialla. Le tavole sono già piallate. La prima fase è questa: incollare i pezzi fra di loro, 3 per l'esattezza, perché alla fine sono da 16, incollandoli per far venire le fasce da 21 è la soluzione migliore. Incollarne 3 e poi sfilare a 21, ce ne vengono su 3, ne vengono 2. Poi ci sono, volevo farvi vedere le barrette, che è il sistema più economico che ho trovato per farle. Ovviamente ci vuole una circolare, se non avete una grande così, ma va bene lo stesso. Devo dire, ho trovato con questi sono i travetti 10-10, che poi effettivamente vengono chiamati 10-10 ma sono 9,5 per 9,5. Ce ne vengono ogni pezzo da 30, ben 27, che non è male, calcolando che un travetto è lungo 5 metri, credo, sì, credo che siano da 5, e costa sulle 20 euro, 25, dipende da dove le comprate. Quindi insomma con uno ci farete barrette per svariate Arnie Varré. Questo volevo farvi vedere solamente lo schema di taglio col meno spreco possibile e che vi viene quel numero di barre che vi ho appena detto. Si sfilano 3 fasce da 24, ne avanza una che è leggermente più fina e quindi dopo averla sfilata tagliate i 3 pezzi da 24 e qui ce ne viene solo uno ognuno, però insomma sono parecchie con poco spreco. E poi andiamo avanti. Aggiungo soltanto sui tavelloni maschiati che sono da 4 metri per 17, però va considerato il maschio che va interno, quindi alla fine effettivo è 16, e che comprando 4 tavole, 4 tavoloni da 4 metri, alla fine vi escono fuori 10 melari o moduli, come li volete chiamare. Quindi alla fine con una spesa di all'incirca 60 euro ci fate 3 arnie, una da 4 e 2 da 3. Volevo aggiungere solo questo, quindi abbastanza accessibile, con un minimo di macchinario, almeno una troncatrice e una circolare, anche se piccola va bene. L'altra cosa che vi volevo mostrare è il tetto, che non ha niente di particolare. Questo è il progetto, quello originale Varré, che io lo vorrei mantenere perché secondo me è importante per la reazione dell'arnia. L'unica differenza che ho apportato è che l'interno l'ho fatto con delle tavole invece che con un pannello intero e poi forato, con delle tavole sempre riciclate dai pellet, però un pellet molto fino, circa 1 centimetro era, e non le ho rifinite, quindi ho lasciato come vedete le fessure, quindi il tetto è areggiato sempre, anche se questa è la versione diciamo fighetta dell'Arnia Varré. Poi vedrete i moduli sono fatti insomma con legno da 3 cm, però c'è sempre la possibilità di riciclare il pellet per il tetto e le parti esterne o dove si può. Ecco, questo è lo spessore delle tavole che fanno il sottotetto. Una modifica abbastanza significativa sulle barre. Ho pensato questa cosa perché nella Varré il problema è che
a forza di cambiare spesso le barre, togliendole per la smielatura e per vari altri motivi, alla fine si rovina il bordo e il battente del melario. Quindi alla fine non conviene, è meglio che si rovinino le barre. Quindi anziché mettere il chiodo nella barra che non prenderà mai la stessa distanza, ho pensato di fare con due chiodi da 4, quelli senza testa, che comunque hanno una piccola protuberanza, come delle guide. Praticamente due chiodi ai due lati delle barre, ecco, inchiodati fino a filo anche leggermente sotto, a filo della battuta dell'appoggio dell'altro melario. Praticamente il segreto, diciamo, più che il segreto, l'accortezza è mettere il chiodo leggermente in diagonale a stringere, in modo che inchiodando va a forzare. Dopo si potrà anche stringere o allargare a seconda dell'occorrenza. I chiodi da 4 sono molto lunghi, quindi molto forti, possono essere allentati e induriti. Adesso vi faccio vedere il lavoro finito. Ecco fatto. Questa, vabbè, è la dima che ho fatto io, certo andrebbe fatta meglio. Si è verificato un problemino di cui volevo parlare, quando giustamente capita, come in questo caso, che i chiodi vanno sul nodo, che praticamente è impossibile metterli. Conviene fare un buchino molto piccolo con il trapano, una punta molto fine, tipo questa. Come vedete è molto dura, neanche... Ecco fatto. E poi rinserire il chiodo. Va bene, poi lo farò. E intanto vi faccio vedere come funzionano queste. Secondo me sono ottime. Ecco, come vedete fa una certa resistenza, però è facile da togliere e anche da rimettere. Ecco qua. Come vedete tiene, non esce, e se dovesse essere basta al momento della sostituzione con una pinza stringere un po', ma neanche serve perché va bene anche così. Questa è una delle particolarità, insomma, delle modifiche. Ecco, per concludere il discorso delle barre e del sistema che ho ideato come modifica al classico chiodo al centro, vi volevo far vedere come sia semplice inserire le nuove barre un domani che debbano essere sostituite. Ecco qui. Questo. Ecco. Ecco fatto. Quelle erano due barre che non mi erano venute di larghezza, quindi vanno lente. Ecco, da una parte basta infilare e dall'altra spingere. Velocissimo e pratico. Ecco qua. E come vedete tengono abbastanza, quindi può essere maneggiata senza che cadano. Poi se ce ne dovesse essere qualcuna che è un po' più lenta, tipo questa, basta con un martello stringere. Ecco fatto, come vedete è tutto. Metteremo la cera sulle barrette in una maniera molto rapida e pratica. L'ho sempre fatto per attirare gli sciami e fino ad oggi ha funzionato. Infatti ne ho catturati 3 su 4 arnie, sono entrati da soli all'interno. Se vedete gli altri video vecchi li troverete comunque. E questo è un rimasuglio dei favi che ho pressato l'anno scorso e l'ho lasciato tutto sporco così con il miele, la propoli e tutto quanto, e funziona. Il miele che c'era all'interno un po' ha fermentato, però per il resto il profumo è molto forte e credo che sia una cosa ottima. E
La maniera in cui lo metto è questa, voi potete fare con un accendino come volete. Scalda leggermente e si strofina. Ecco fatto, senza squagliare, fare altre cose, un casino che sono inutili, tanto le api costruiscono comunque in linea con le barrette. Ecco, un altro particolare che volevo farvi vedere sono le maniglie che ho ideato per gli sportelletti, sempre sul risparmio, con la ricerca del risultato ottimo. Adesso vi faccio vedere quanto ci vuole poco e attrezzatura minima. Allora, il cordino, voglio farvi vedere il tempo di realizzazione, che è veramente breve. Cerco di fare in fretta per non annoiarvi. Una volta trovata la misura giusta ve la segnate da qualche parte, così fate prima. Bruciamo l'altro lato. Ok, poi qui ce n'è uno già parzialmente attaccato. Chiaramente con una pistola sparapunti si fa prima. Ok, poi la tiriamo su, pieghiamo queste, che ci assicureranno che non si staccherà più. Eccola qui, perfetto. Facciamo l'altra. Ovviamente se non avete una sparapunti potete usare questi, mettendola così e avete bloccato. Certo ci vuole un po' più di tempo col martello, poi piegarlo questo è più difficile perché è molto più duro, però siccome che dalla parte interna ci andrà l'isolante, ovviamente grande come tutto lo sportello, conviene piegare questi per non dare fastidio dopo per incollare. Cercate di mantenere la misura, poi vabbè non è che sia proprio. Ecco fatto. Lo fate ovviamente su una tavola a legno morbido, se no la inchiodate. Ecco fatto. Manigliette per gli sportelli a costo quasi zero, perché il cordino con 1 metro lo pagate credo 70 centesimi, poi dipende dalla grandezza a vostro piacimento, e durerà 100 anni. Adesso andiamo avanti, le maniglie sono state fatte e dobbiamo mettere la coibentazione per la finestra che abbiamo creato con il vetro. Uso il vetro perché ne ho parecchi e soprattutto questo è molto spesso da 6 mm, quindi difficilissimo che si rompa e non si graffia mai, quindi avremo sempre delle finestre che funzionano. Allora la cosa è semplice, adesso ci mettiamo sul pannello di polistirene espanso, così, tagliamo direttamente col taglierino e poi la mettiamo. Ecco, abbiamo tagliato il pezzo. L'ultima cosa da fare è, ovviamente andrà leggermente duro, e lo sistemiamo con la carta vetrata, e chi ha la pulitrice a nastro o a mano è la stessa cosa. Allora ecco, il consiglio che vi do è segnare sempre il lato per capire qual è, perché poi usando la carta vetrata alla fine ve lo perdete. E poi di fare sempre con la carta vetrata un po' svasato, nel senso a stringere in maniera tale che una volta che entra, quando arriva alla parte finale, chiude ermeticamente ma senza forzare troppo. Adesso non dobbiamo fare altro che mettere il silicone.
credo che alla fine la soluzione più pratica sia questa. Ne metto un po' di più perché comunque deve resistere alla trazione quando si andrà a tirare per aprirlo. Andiamo a appoggiare, ecco qua, lo spingiamo leggermente e poi lasciamo asciugare. Dopo ovviamente, come vedete, qui c'è lo scalino con la carta vetrata, un taglierino come vi trovate meglio, se si dovesse verificare che lo spessore è maggiore lo abbasserete con la carta vetrata e fino a quando state a filo, in modo che la pioggia scivoli via, altrimenti fermandosi sulla parte superiore prima o poi rovina tutto. Ok? Per la finestra è finita. Ecco, volevo farvi vedere il modulo finito e le manigliette che funzionano benissimo, e grazie al pannello di coibentazione non c'è bisogno neanche delle levette per tenere chiuso. Questa, una volta messa così e bloccata, è a posto. Stiamo cominciando a mettere l'olio, questa è la base. Se volete se volete sapere il metodo su Giban, vi ricordo che c'è sempre il video dedicato, anche se l'Arnia ha una top bar, ma il procedimento è lo stesso. Eccoci, siamo pronti per il nuovo apiario e devo dire le api già contente. Qui non abbiamo nessuna arnia e un'ape si era già posata sulla macchina, significa che sono d'accordo. Ciao a tutti. Ci siamo quasi, manca l'ultima, per adesso cominciamo con 3 come trappole e vediamo se le api del luogo arriveranno. Aspettiamo la stagione della sciamatura. Ciao a tutti.